Ti senti stanco, spossato o magari ti capita di avere il fiato corto dopo sforzi minimi? Questi potrebbero essere segnali che il tuo corpo ti sta mandando per dirti che sei carente in ferro. Ma quali sono allora i migliori alimenti per reintegrarlo? Bene, sono 7. Riesci a indovinarli? Rimarrai sorpreso da alcuni di questi. Ce n'è uno che probabilmente non avresti mai immaginato. Sigla! Ciao a tutti, sono Valerio Buongiorno, medico odontoiatra, e benvenuti sul nostro canale, dove esploriamo insieme il mondo della salute, delle sane abitudini e della prevenzione. Oggi ci dedichiamo a una delle carenze più comuni, soprattutto dopo i 45 anni, quella del ferro. Fermi tutti! Se sei interessato a questi contenuti, iscriviti al canale. Da una parte rimarrai aggiornato su tutti i contenuti futuri e dall'altra ci darai un grande aiuto. Continuiamo. Perché è così importante il ferro? È un minerale essenziale per il nostro organismo, indispensabile per trasportare l'ossigeno a tutte le cellule e per produrre energia. Il ferro è un costituente necessario nella sintesi dei gruppi M, ovvero quei complessi molecolari che permettono il trasporto di ossigeno nel sangue e nei muscoli. Quando manca, ci sentiamo spossati, deboli e spesso accusiamo problemi come vertigini, mal di testa e persino fragilità delle unghie o caduta dei capelli. In questo video scopriremo i 7 migliori alimenti per combattere la carenza di ferro, con curiosità, consigli pratici e qualche trucco per migliorare l'assorbimento. Preparati a prendere appunti perché non mancheranno informazioni utili. 1. Carne rossa e frattaglie. La carne rossa è la regina incontrastata quando si parla di ferro M, il tipo che il nostro corpo assorbe più facilmente. Un esempio? Fegato di vitello. Tra tutte le carni, il fegato è una vera bomba di ferro. 100 grammi contengono circa 6,5 mg di ferro, coprendo quasi la metà del fabbisogno giornaliero. Inoltre è ricco di vitamina A, fondamentale per la salute della vista e della pelle. Altro può essere i tagli magri di manzo, perfetti per chi vuole assumere ferro senza esagerare con i grassi. Il consiglio è sempre quello di cercare tagli di carne provenienti da allevamenti non intensivi e sostenibili. Una curiosità storica: nell'antichità i guerrieri romani mangiavano il fegato degli animali prima di combattere per migliorare la loro forza e resistenza. Ecco ora invece un consiglio pratico. Se non ami il sapore intenso del fegato, prova a cucinarlo con erbe aromatiche, oppure opta per altre frattaglie, come il cuore di pollo, che ha un gusto più delicato. Alimento numero 2. Spinaci e verdure a foglia verde. Gli spinaci sono un simbolo del ferro grazie al mito di Braccio di Ferro, ma è bene sapere che non sono il cibo più ricco di questo minerale. Tuttavia, rappresentano un'ottima scelta per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Spinaci cotti contro spinaci crudi. La cottura degli spinaci riduce moltissimo il volume della verdura, concentrando quindi il ferro. Per esempio, una tazza di spinaci cotti contiene circa 6 mg di ferro, mentre la stessa quantità cruda ne ha solo 1 di milligrammi. Altre verdure utili? Il cavolo nero, le bietole e la rucola. Una curiosità scientifica: gli spinaci contengono gli ossalati, che possono interferire con l'assorbimento del ferro. Tuttavia, un poco di succo di limone spremuto sopra o una porzione di peperoni crudi al lato possono aumentare significativamente la biodisponibilità del ferro. Alimento numero 3. I legumi, un vero e proprio superfood. I legumi sono un must per chi cerca alternative vegetali alla carne. Lenticchie. Una porzione da 100 g di lenticchie cotte fornisce circa 3 mg di ferro, ma contengono anche fibre che aiutano la salute intestinale. I ceci sono una base versatile per ricette, dalle zuppe all'hummus. Una porzione da 100 g contiene circa 3 mg di ferro. Fagioli neri, un'altra ottima opzione, soprattutto per le zuppe. Un aneddoto culturale: nell'antica Mesopotamia i legumi erano considerati il pane dei poveri, perché saziavano e erano una fonte preziosa di nutrienti. Ai tempi dei nostri nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale,
Le lenticchie erano il piatto principale dei soldati italiani perché economiche, facili da conservare e ricchissime di ferro. Un piccolo consiglio pratico. Per aumentare l'assorbimento del ferro dei legumi, abbinateli a pomodori freschi o succo di limone, che sono ricchi di vitamina C. Un'idea, prova l'hummus di ceci, una crema deliziosa da spalmare magari su un po' di pane integrale. Non solo otterrai ferro, ma anche proteine e fibre. Alimento numero 4. I semi e la frutta secca. Semi e frutta secca sono perfetti per chi ha bisogno di uno spuntino ricco di ferro e facile da portare con sé. Semi di zucca, 30 grammi, forniscono quasi 4 mg di ferro. Sono anche una fonte di magnesio e di zinco, utili per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Mandorle e anacardi contengono ferro, proteine e grassi sani, che aiutano a mantenere stabili i livelli di energia durante la giornata. Una curiosità, i semi di chia e di lino, pur non essendo ricchissimi di ferro, forniscono però omega 3 che aiutano il corpo a combattere l'infiammazione, rendendoli quindi un'aggiunta strategica alla dieta quotidiana. Quinto alimento, pesce e frutti di mare. Il pesce non è solo ricco di ferro, ma offre anche altri benefici per la salute grazie agli omega 3. Cozze e ostriche. Questi frutti di mare sono una delle fonti più ricche di ferro naturale. 100 g di cozze contengono circa 6 mg di ferro. Tonno e sgombro, oltre al ferro, forniscono proteine di alta qualità e grassi buoni per il cuore. Un aneddoto curioso. Gli antichi greci consumavano cozze prima delle competizioni sportive per migliorare la loro energia. E invece ora una curiosità gastronomica. Nei paesi nordici la ringa marinata ricca di ferro è un alimento tradizionale consumato soprattutto in inverno per combattere la stanchezza stagionale. Adesso arriviamo al sesto alimento, quello che secondo me non vi sareste mai aspettati. Scrivetemi nei commenti se lo sapevate, ma non fate furbi. Il cioccolato fondente. Il cioccolato fondente non è solo un piacere per il palato, ma è anche sorprendentemente ricco di ferro. Il cacao. 100 g di cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao forniscono circa 7 mg di ferro. È anche ricco di antiossidanti che migliorano la circolazione sanguigna e riducono l'infiammazione di tutto il corpo. Un piccolo consiglio pratico. Scegli un cioccolato di qualità con almeno il 70% di cacao e limitati a 1 o 2 quadratini al giorno, magari accompagnati da un tè o una tisana al limone per un assorbimento ottimale. Settimo e ultimo alimento, i cereali integrali e gli pseudocereali. I cereali integrali sono essenziali per una dieta bilanciata e offrono una discreta quantità di ferro. Quinoa e amaranto sono pseudocereali senza glutine, ricchi di ferro e proteine complete. La quinoa, in particolare, è una fonte completa di aminoacidi essenziali. Una piccola curiosità anche qui. La quinoa era considerata sacra dagli Inca, la chiamavano la madre di tutti i semi, tanto che i loro guerrieri ne portavano sempre una scorta durante le spedizioni. Andiamo alla farina d'avena. Una tazza di avena cotta fornisce circa 2 mg di ferro e molte fibre utili per il cuore. E ora un consiglio pratico. Prepara una bella colazione con avena, bevanda vegetale fortificata, ricca di ferro, e frutta fresca per un pasto completo e nutriente. Bene, abbiamo visto insieme i 7 migliori alimenti per combattere la carenza di ferro. Ricorda, non basta mangiare bene, è importante anche sapere come combinare i cibi per favorire il migliore assorbimento del ferro. La chiave è sempre una dieta varia e equilibrata. Se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like, condividilo con i tuoi amici e mi raccomando iscriviti al canale per non perdere altri contenuti dedicati alla salute e al benessere. Grazie per essere stato con noi anche oggi. Prenditi di cura di te, al prossimo video e ciao!